Credo sia ormai giunto il momento di riconoscere ai nostri cani, gatti e non solo il ruolo di membri della nostra famiglia. Anche dal punto di vista legale, spesso quando ci si riferisce ai nostri cani, ai nostri gatti, si parla di cose, si parla di animali in generale, si parla di pets, se vogliamo utilizzare un termine inglese, ma difficilmente ci si riferisce a loro utilizzando il termine di membro della famiglia. Cosa che invece credo, sì, anzi ne sono molto convinto, che ormai sia un dato di fatto. Non a caso quando mi reco magari a casa dei proprietari per le visite comportamentali e iniziano a raccontarmi tutto ciò che riguarda il comportamento del loro cane, ad esempio, mi sembra proprio di sentire raccontare la storia di uno dei figli e quindi mi raccontano tutti i pregi, tutti anche i difetti ed è il motivo per cui sono stato consultato. E a volte assisto anche a un po' dei battibecchi tra marito e moglie, un po' come quando parlano proprio dei figli e dicono ma tu gliele dai tutte vinte, no sei te che lo vizi troppo, no sei te che sei troppo permissivo. La stessa cosa con il cane. E a tal proposito mi sta venendo in mente un cane corso che sto seguendo dove moglie e marito sono completamente all'opposto come personalità e anche nella gestione del loro cane, che guarda caso si comporta in maniera opposta quando si relaziona con uno rispetto all'altra. Ma in effetti è proprio così, ormai sono entrati nella nostra quotidianità, sono veramente dei membri della nostra famiglia e come tali meritano di essere trattati e come tali meritano di essere gestiti, perché anche loro, come un figlio, ha bisogno di essere gestito, di essere guidato, quindi bisogna dargli delle indicazioni, bisogna insegnargli a essere competente. E allora quello che secondo me è anche importante, quando un proprietario decide di portarsi a casa un animale da compagnia, cioè un membro della famiglia, è di iniziare non solo a dedicarsi con il cuore a lui e quindi di innamorarsi di lui, ma anche di utilizzare la testa per riuscire a comprendere come tutelare al meglio il nostro nuovo membro della famiglia, come aiutarlo a sentirsi ben integrato e soprattutto conoscere al meglio quelle che sono le sue esigenze, che ovviamente cambiano da specie a specie. Quindi consideriamoli davvero membri del nostro branco famiglia, innamoriamoci di loro, ragioniamo però quando proponiamo loro delle indicazioni che siano corrette, che siano coerenti, che siano costanti, esattamente come faremmo nel crescere un figlio e soprattutto cerchiamo di affidarci sempre e solo a personale preparato, medico o comportamentale, nel momento in cui ci sono delle difficoltà nel portare avanti la convivenza con il nostro amico a quattro zampe. Goditi il tuo nuovo membro della famiglia e spero che ovviamente sia gestito come tale, cioè come un qualcuno che ami. A presto!